Monica, vai a un ricordo di Gianni dell'infanzia. Piccolo sta giocando da solo, è seduto, si è preso un tappeto. Come è vestito? Sembra che faccia un po' freddo perché vedo che ha un maglione blu, Quanti poi anni ha? piccolo. Io non so se ha 2 anni, forse neanche 2 anni. Ti dà l'autorizzazione, Monica? Sì, Come? vedo che mi fa vedere uno dei cubi di legno e Gianni adulto scrive sì su una delle facce che viene esposta del cubo. Vibrazione di Gianni, Monica. Attualmente quasi 3. Consapevolezza. 149, Anima. 44. Vite precedenti. 1889. 1889. Mm. Cervello capacità medianica. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 40, 48. 3D. 69. Vivacità animica. 92, 93. Progetto. Mi viene bivacco con divieto. Lo vedo come se fosse in un momento di sosta, il bivacco. È un po' buttato lì e non si sa quanto durerà questa sosta. E lui stesso ha in mano un cartello di quelli bianchi, rotondi, con il cerchio rosso, quindi un cartello di divieto e dentro c'è scritto divieto di felicità. Prima di iniziare la sessione stavo ascoltando per caso una canzone che era Felicità di Lucio Dalla, Mm. che peraltro non conoscevo, tratto da 12.000 lune, che è un album, penso. Le solite sincronicità. E il nome della PS di Gianni, Bianca. della PE. Mi viene impresa. Bene, cinema subito. Non l'ha richiesto Gianni, ma lo richiedo io. I due gatti. Mm, certo. So, mi spicca uno che ha un codone. Dove si mettono? Belli attenti in prima fila, con gli occhi sgranati.
L'amico, Sì, seduto vicino ai gatti. il capo, Mm. Il capo c'è, però è in direzione opposta rispetto ai gatti sul fondo. il vizio del fumo, Mm. Eh, che deve venire. sì. È proprio sotto forma di fumo e per cui di fatto sta permeando tutto il cinema, perché non riesce a concentrarsi in un punto, si diffonde dappertutto. Qualcun altro che vuole farsi vivo e La mamma, fratello, giusto? Fratello, credo. hai un fratello, Gianni? E la mamma anche, sì, è viva. Sì. E un paio di amiche. Una ha i capelli davanti, non la riesco a vedere, però mi sembra carina. Bionda? Mora. Castana, chiara. Entità eteriche. Dunque, allora c'è un coccodrillo che lo vuole far stagnare dentro la palude al buio. Poi c'è un uccellino che ha il becco aperto ed è lì che richiede nutrimento perché non è autosufficiente. Mm? È piccolo, Sì, dentro il nido quindi e un quindi falco. sì, esatto, Mm. sta aspettando appunto che gli si porti del cibo, L'energia di Gianni. certo. Mhm. Poi io vedo Satana che è come se lo infervorasse, lo fa proprio bruciare, mm? Gli fa anche quasi cambiare colore, perché ama molto Satana immergerlo, no? All'interno di questa specie di bagno di rabbia, di frustrazione, di fastidio, di nervosismo. Anche un po' di compulsione, di fissazione su alcune cose. Che colore ha gli occhi, Satana? Adesso li vedo iniettati di sangue con una pupilla stretta, nera, verticale. Eh, è come se fosse proprio tutto rosso in questo momento, perché è necessario che trasmetta questa, diciamo, temperatura rovente, questa idea proprio di infervoramento in Gianni, questo stato d'animo proprio di calore. Poi? Due EDL. Quindi due entità mentali. Mm. Allora, la prima è troppo. È come se lui fosse arrivato ad un livello di saturazione e ritiene effettivamente che ormai quello sia il limite. È davvero tutto troppo. Le sue stesse parole, io ho sprecato troppo tempo, io ho fatto troppi sacrifici. Quindi è raggiunto proprio il livello estremo. Però troppo me la dà anche come se lui
avesse un sottostante senso di insicurezza e di inferiorità che gli fa sembrare i suoi obiettivi e i suoi desideri troppo e quindi non ha la sua portata. Ma lui, per esempio, ha molta fatica a vedere questa parte di sé. Satana ci tiene, così come il coccodrillo, a mantenerlo all'oscuro di alcune parti di sé e delle componenti importanti del gioco. L'altra si chiama Misero Me. Allora, il fatto è questo, che lui ha proprio fatica a comprendere in maniera profonda che questa non è una cosa reale, quella che noi stiamo vivendo. Lui si identifica pienamente con quella che noi chiamiamo realtà, con questa esistenza. E identificandosi con questa esistenza, di fatto vede se stesso come vittima, perché comunque è vittima di tutta una serie di fatiche che lui ha dovuto sopportare per la famiglia, tutta una serie di rinunce e poi vede anche vittime in giro, ok? Vittime animali, eccetera. Quindi comunque c'è proprio questo ruolo della vittima che è lui e che sono anche altri soggetti messo in primo piano e questo fa sì che lui continui a produrre se stesso come vittima e senza rendersi conto lui produce altre vittime. Cioè lui vorrebbe che non ci fossero più vittime animali, ma in realtà proprio questo suo atteggiamento fa sì che ce ne siano altre. Io lo so che è paradossale per lui comprendere questo, ma il gioco in cui siamo immersi è molto crudele, è molto sottile e bisogna comprenderlo. Misero me, livello? Io lo vedo, sai, E scusa, troppo, e che livello era? Forse non l'ho sentito. 5. Impianti. C'è molta idea di compressione, di repressione negli impianti. Si stesse per scoppiare da un momento all'altro. L'impianto mentale, infatti, è un cappellino da baseball e che ha la fascia molto stretta alla testa e ha questa visiera molto ampia che gli impedisce di vedere davvero, ma allo stesso tempo, a tratti impedisce anche agli altri di farsi vedere per quello che è realmente. Poi c'è intorno all'addome come sai quelle fasce quelle fasce del dottor Gibaud, per intenderci, Mhm. mm? Che da una parte gli serve proprio per sopportare le fatiche. L'ha fatto per tanto tempo, sopportare fatiche su fatiche, e ancora in un certo senso lo fa, perché lui si crea fatiche su fatiche e le deve sopportare. Però dall'altra è proprio anche come a tenerlo ben compresso e a creargli quindi la reazione opposta, di voler scoppiare, esplodere, liberarsi ma con violenza. Poi i genitali, c'è una cosa particolare, l'ho visto mentre parlava prima. È come se ci fosse una specie di, chiamiamolo martello, che però anziché terminare con il pezzo di ferro del martello, termina con dei chiodi. Ed è come se con questi chiodi lui si colpisse i genitali. C'è proprio un po' una mortificazione di quella della sfera sessuale. E poi il piede destro sembra quello di un povero, cioè tutto nero, sporco di terra, con l'unghia nera.
e anche con una specie di fascia, sai, di quelle vecchie ingiallite, proprio perché lui ha difficoltà davvero ad esprimere la sua parte maschile di azione, che non è un'azione violenta, un'azione rabbiosa, ma sarebbe un'azione di uomo compiuto, equilibrato. Basta. Andiamo, Monica, alla fine dell'altra sessione, dove si è sentito benissimo per settimane e mesi tutto quello che tocco diventa oro. Era un re con la corona d'oro in testa e uno scettro magico che impugnava appunto nella mano destra. E, e c'era pace in lui, un re pacifico, non un re guerrafondaio. Sicuramente gli è sembrato molto molto inconsueto per lui, troppo forse inconsueto, e è come ha avuto il bisogno di ritornare indietro, non sentendosi così pronto a tutto questo cambiamento. E proprio nel momento in cui lui ha utilizzato il suo scettro come se fosse il cambio di un'auto, mettendo la retromarcia, allora il primo ad affacciarsi è stato il coccodrillo. Quindi hai messo la retromarcia, bene, io ti metto dentro la palude. E il secondo? Poi vedo Satana, perché appena lui è stato infilato nella palude, ha avuto questo moto, diciamo così, di ribellione, anche di rabbia, no? E, e allora è intervenuto Satana per mettergli, non so, anche un po' chiuderlo mentalmente, fargli pensare anche a un'unica cosa. Mm. E Cosa? poi è stato, cioè lui si è molto 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 concentrato sulla sessione che avrebbe fatto poi. Quasi pensando, L'ossessione della sessione. sì, pensando come maniera risolutiva di tutto, come cambiamento, il momento della sessione. Anche qui c'è un'interpretazione non del tutto corretta, questo la lascio spiegare a te. Sì, è vero, cioè la sessione crea e modifica il quadro, ma poi deve seguire un lavoro. Sì, perché la protagonista non è la sessione, cioè la sessione è il là, è l'incipit, l'inizio dell'impresa. La Ok? spinta. Mhm. Sì, invece per lui era diventata centrale la sessione, ehm, cioè dimenticando che è lui ad agire la sessione, è lui a scegliere la sessione, ma in qualunque momento. Cioè, paradossalmente, quando fai una prima sessione con noi, puoi cambiarla nel corso del tempo, ok? Mhm, Non hai perso quella sessione. Poi ne farai un'altra, magari con una modalità diversa, ok? Che ti darà ancora altri input, ma non c'è un vuoto tra le due cose. mhm, mhm. C'è un continuo costante lavoro Sì, e questo presuppone una sola cosa, che Gianni, come tutti, è un creatore, è il progettista della sua vita, della sua esperienza qui. Chiedilo a Satana se lo sa. E gli digli, anzi glielo chiedo io, Satana lo sai che Gianni è il creatore? ma se gli sto tenendo la testa immersa in questo liquame nero e rosso. Che creatore è? Ma Satana dipende da lui la tua sorte. Lo sapevi? Io sì, lui no.
quindi va bene così. E l'uccellino quando è arrivato? L'uccellino è arrivato dopo, ma giusto per rievocargli un passato in cui lui un po' ha dovuto fare quello che riforniva, no? Ehm, nutriva, diciamo, la famiglia, ok? Si prendeva carico della famiglia. E allora è come fargli di nuovo sentire questo senso di responsabilità e farlo quindi stare sempre nella solita dinamica. Devi andare a lavorare lì, devi ritornare a casa lì, ok? Perché lì c'è chi devi appoggiare, sostenere, no? Poi hai fatto una promessa e questa promessa va mantenuta. Troppo quando è arrivato. Eh, mh, eh, fine febbraio, inizio marzo, hai iniziato proprio a sentire questa pentola che bolliva e iniziava proprio queste bolle, come se fosse del sugo rosso, Mhm. a uscire dalla pentola, a schizzare sulle pareti. Va bene. Questo l'abbiamo visto. Monica, causa esoterica della grossa sofferenza per la sofferenza degli animali. Sì, lui è in estrema empatia, con tutti gli animali. Ehm, anche perché riesce di più a comunicare con loro, no? Che con gli umani. Riesce a sentirli più puri, non corrotti, non sciocchi. Ehm, Poi c'è da dire che lui ha anche proprio questa attitudine alla cura, all'accudimento, no? E infatti l'entità falconiforme ne ha approfittato di questo, facendo leva su di lui anche Mhm. rispetto a dei sensi di colpa. Mm. Lui è fatto così, lui, se tu gli chiedi, lui dà. Mm. Eh, anche in amicizia lui dà. In famiglia lui dà. Anche se poi questa roba in realtà gli produce una frustrazione perché non riceve. Mhm. Ehm, Adesso lui mi fa anche vedere, mm, tipo come se, non so se è questa vita, che potrebbe essere anche questa vita, sai? Tipo come se fosse un rifugio degli animali. Ehm, hai presente gli animali liberati? Mm? Magari alcuni animali liberati dal macello, altri animali liberati dai laboratori di sperimentazione, eccetera, come se creasse un rifugio costituito da questi animali, oppure animali in abbattimento perché hanno una particolare difetto fisico, così, no? Crea questo rifugio dove li accoglie. E lì io lo vedo felice, sereno. Si sente amato da loro, li ama, però vedo che c'è il rischio di odiare di più il genere umano, amando invece tantissimo gli animali. Ci ha parlato degli allevamenti intensivi, la vivisezione, il circo, lo zoo, gli acquari zoo, i combattimenti tra animali, cani, galli e così via. Chiamiamoli nel cinema tutti quelli vivi. Alcuni vengono proprio malconci, poverini. Ci sono proprio quelli con gli occhi cavati, eh, tutti sbucciati,
con le pelli corrose, poi ne arrivano altri per i combattimenti, azzoppati, con le orecchie morse, alcuni sfigurati in viso. Poi ci sono anche dei galli, cioè il combattimento dei galli, vedo alcuni senza zampe, con le creste completamente smangiucchiate, tutti spellacchiati. Vengono dei tori insanguinati. ehm, um, Vivi, ovviamente, ok? Mm. Però ridotti così. Ehm, Ci sono anche degli animali che dovrebbero essere liberi, tipo vedo qua un leone, una tigre, molto molto magri, che manca loro il tono muscolare. Um, poi come dei pinguini, però un po' troppo grassi, che insomma sono stati portati in un habitat non loro, nutriti in maniera scorretta. E poi ci sono tanti animali infelici. Vedo molti uccelli che sono tenuti nelle gabbie, uccelli anche insomma di grossa taglia, tenuti nelle gabbie legati, no, per la zampa. E Interroghiamo lo spirito animale, la parte eterica particolare di questi animali che abbiamo già visto essere molto simile a una forma di parte subliminale speciale. dice siamo l'amore che non riuscite ad agire. Ad agire, Sì. cioè, È come se mi facesse vedere, mamma mia, adesso c'è un maiale qua, no? Che mi sta parlando. Maialone, grande, mi punta il muso, mm? Ha questi occhietti piccoli, molto profondi, e me lo dice che noi abbiamo il DNA molto simile, no? Guardandomi in faccia. E, ok, secondo me la cosa più importante adesso da fare è capire, come fanno gli americani, quello che è real e quello che è not real. Per loro tutto si svolge nel reale o non reale, quando di reale non c'è nulla, nella realtà finta e irreale. Ma ci interessa vederlo con Gianni. È ancora nello stagno? Laghetto? in questo momento sì. Beh, è reale il laghetto? Ok, quello che vedi tu o in generale qualunque laghetto è irreale? Qualunque. È reale il suo corpo? No, È reale quello che c'è dentro al suo corpo? no, È reale il suo sé interiore? sì, Ha una controparte da un'altra parte il suo sé interiore? ha una completezza, diciamo, nella sorgente. C'è un altro Gianni nella sorgente? Per come vedo io no. Cioè Gianni esiste solo nel mondo della separazione. Nella sorgente si perde l'identità singola perché è un
tutto equilibrato, armonioso, che però non vede lo stesso tipo di separazione. Cioè, come dirti, c'è e non c'è allo stesso tempo. Cioè, Un nuvolone in cui quasi per convenzione in una zona del nuvolone lì potremmo dire che c'è la controparte di Gianni, tirata un po' per i capelli, mm, magari anche un po' sparso, ma ci piace pensare che quella parte della nuvolona lì, della sorgente, è Gianni più che altro è lì. Poi quello che vedo io è che è come se, allora, quello che noi stiamo facendo qua su questo piano materiale è veramente un sogno, è veramente un film. Poi, come hai detto tu, il vero sé, io lo vedo un po' come se fosse presente il teatro che sotto c'è il suggeritore, no? Mhm, Infilato mhm. all'interno, cioè sotto praticamente, sotto il palcoscenico, no? È come se lì sotto ci fosse il vero sé di Gianni, ok? Ed è come se il vero sé di Gianni ovviamente vede che esiste il palcoscenico, vede che esistono gli attori. Gianni, che è uno degli attori, non lo vede e lui è convinto che la realtà sia quella sul palcoscenico. Invece c'è un Gianni più autentico che è quello sotto, ok? Diciamo il regista, che, che vede e sa. Chiediamo al Gianni suggeritore mm, di suggerire apposta male la battuta al Gianni attore in modo che il pubblico rida in maniera molto ironica, non in maniera strafottente, con insieme Gianni anche sul palco che ride. Però gli fa fare una cosa un po', non so neanche chi fosse, che faccia, Ah, era sì, l'orso yogi, tipo? sì, lo so Yogi, sì. Sì, E lui lo ripete, e mentre lo ripete ride e il pubblico ride. sì, Che fa Satana? questo non mi piace, dice. Bene, la prossima battuta è: ho fame, il pranzo è pronto? Ma il suggeritore dice: ho fame. Gianni lo fa? Non so. E poi chiediamo Gianni, proviamo a sentire un po' Gianni, la voce di Gianni. La vedi questa cosa, Gianni? No. Eh, infatti avevo percepito, non sentiva. Lui fa proprio fatica. Lui fa proprio fatica a... come facciamo a fargli vedere questa cosa? Perché le cose stanno così. Però lui è talmente tanto immerso che lui davvero pensa di dover combattere qui, perché è qui che si gioca tutto. Invece non è così. In questa immagine il suggeritore è l'unica cosa che esiste. Esiste Sì, anche qualcosa dentro l'attore sul palco, ma il palco non esiste, il corpo fisico dell'attore non esiste e il pubblico non esiste. Esiste però la risata, perché la risata fa alzare la lancetta della velocità della macchina, che è la vibrazione, anzi il numero dei giri, che sale velocemente. La risata, Gianni, è una delle armi migliori che hai, una delle frecce più veloci, appuntite, efficaci. voglio anche dirgli una cosa, che io ho visto il suggeritore Gianni che ha cambiato il copione. Tanto comunque noi siamo qua e un copione lo dobbiamo eseguire per forza, perché siamo sul palcoscenico e quindi dobbiamo recitare. Ma adesso il suo suggeritore gli ha cambiato il copione, non è più quello di prima. Mhm. Ok? Adesso mi fa.
sfoglia questo copione. Tu, Gianni, lo riesci a vedere che sta sfogliando il copione? No, lo sfoglia e come sarà il Gianni del 2026? Cosa c'è scritto sul copione? Allora, chiaramente non si tratta di un copione che per forza sarà così. Certo. Non è un copione statico, è un copione dinamico. Il suggeritore Gianni vorrebbe creargli un copione che non è più quello della vittima, quello dello scontento insoddisfatto che vuole scappare via da tutto. Ok? È un altro copione. Gianni, avvertiti come attore, tu sei un attore, ma lo siamo tutti noi. E se aderiamo ad un nuovo copione, mano a mano ci liberiamo. Ma se noi rimaniamo imprigionati nello stesso copione, rimaniamo schiavi. Io nel 2026 ho visto questo, il rifugio per lui, il rifugio di animali, fuori città, e non tanto fuori comunque, Mhm, non proprio sperduto, diciamo. mhm. Ehm, Però è importante che lui ci vada con consapevolezza tale per cui non si realizzerà l'odio per gli esseri umani, ok? Ma un senso di pace, un senso di comprensione del gioco. Quando tu comprendi il gioco non puoi più detestare. Quindi un nuovo lavoro? Ma io questo amico di cui lui ha parlato lo vedo come un possibile socio, anche se non penso che inizi subito come questo rifugio per animali, ok? Mhm. Mm, come se iniziasse prima con altri presupposti. Ehm, Sono infinite, le possibilità. sì, e poi tirano dentro altre persone, perché la cosa inizia loro due, ma non hanno tutte le risorse necessarie, per cui tirano in mezzo altre persone. Monica è straordinaria, vede di tutto, ma pesca in un cesto dove c'è di tutto. Ok? Quindi quello che lei vede deve dare un'idea. Mm. Un'idea, prima di tutto, che c'è possibilità di un cambiamento, e questo c'è sempre, ma farselo dire è utile. E secondo, che la tua, Gianni, passione per gli animali potrebbe anche diventare uno stile di vita, cioè lavoro, giornate passate, eccetera. Mm? E Per vedere tutto questo, lui prende il deltaplano adesso. È come se fosse uscito dall'acqua del laghetto. eh? Prende il deltaplano e sorvola su queste possibilità. Una delle possibilità che vede è anche che lui diventa padre. Ehm, E qui io lo sento che ha l'aria fresca che gli accarezza il viso. Lui qui si sente libero perché sta proprio vedendo diverse possibilità della sua vita. Bene, Monica, l'amico, vite precedenti. Qua sono due coltivatori perché mi fa vedere che uno dei due, non so se ha in mano un bulbo, sì, tipo potrebbe essere che ha in mano un bulbo, però aspetta, chi è? Ehm, L'amico credo che sia quello che sta insegnando, no? Gli sta insegnando come mettere il bulbo dentro la terra e l'altro impara, un po' più giovane. L'altro che è Gianni impara. Poi due infermieri, però anche qua sono due uomini, un reparto di oncologia. C'è anche una insegnante di greco, Chi era l'amico? sì. Insomma, tante vite di collaborazione
che non significa che in questa uno debba collaborare con questo tipo di amico, se vuole sì, se vuole no. C'è sicuramente un'affinità animica. Sì, sì. Ecco, ma l'affinità animica, Monica, nel nuvolone sorgente, che significa? Che le due zone della nuvola, una corrispondente a Gianni e una corrispondente all'amico, sono un po' vicine? Ehm, Me lo dà più in riferimento ai personaggi attori, ok? Come se questi personaggi attori avessero una visione simile, cioè riescono a vedere e a percepire il palcoscenico in modo simile. Mm. Perché per come lo vedo io le anime sono tutte uguali, per cui potenzialmente se ci liberassimo di tutti i condizionamenti, noi avremmo affinità con chiunque. Andiamo con Gianni al cluster. Una porta chiusa. Che cosa? Perché è chiusa questa porta, Gianni? Fagli questa domanda. Non so. Apriamola. Mm, Beh, è una porta chiusa perché si sta chiudendo delle possibilità. mm, sì. Infatti, quando la apri, scendono giù la valanga proprio dei sacchi di immondizia neri pieni. Bene, c'è da pulire. Possiamo metterci lì sacco per sacco, oppure Gianni apre un enorme portale definitivo, per esempio sotto, e lascia fare tutto alla gravità. Tutto, porta compresa, finisce lì. Prima di buttarlo, individuiamo il sacco in cui c'è la rabbia. È quasi un materiale radioattivo. Individuiamo il sacco in cui c'è la tossicità della nicotina. Eh sì, è molto gonfio, perché è proprio sotto forma quasi di fumo e si è espanso dentro il sacco. Il sacco dove c'è la tossicità della città in cui vive. E questo l'ha chiuso quasi con un fiocco. Perché con un fiocco? Perché forse questo non è facile per lui, sai? Perché questo, come se rappresentasse anche il suo senso di responsabilità. Lo butta. Come se volesse selezionare dentro questo suo senso di responsabilità, volesse precisare delle cose, dice però continuerò a aver cura di mia mamma. Il sacco in cui c'è il non sopportare le persone che abitano nel suo palazzo. Sì, sì, ha una forma tutta irregolare, quasi esplosiva, come se dentro ci fosse, sei un omino impazzito. Il sacco dove c'è tutto quello che non va nel lavoro, compreso i colleghi, i capi, i supervisori, eccetera. Sì, quasi elettrico, tanta tensione. Tutti i sacchi dell'immondizia. Li butta Monica o no? È quello lì della responsabilità che fa un po' fatica. Perché lui deve anche comprendere questa cosa che, mm, cioè, nel senso, non è che adesso come so che ci vorrà del tempo per Gianni, anche a capire che sua madre non è quella che crede che sia, ok?
Cioè, nel senso, è giusto che lui le voglia bene, non la trascuri, eccetera, però cerchi di capire che energeticamente, eh, intanto sua madre ha una consapevolezza minore di lui, ok? Quindi può volergli bene senza doversi sentire il vincolo di occuparsi di lei, perché lei in verità è perfettamente in grado di badare a se stessa. Ok, quindi lui può continuare a volergli bene, a sentirla, e tutto quanto, però sgravandosi da ogni senso di responsabilità e di colpa, perché quelle fanno parte dell'inganno del gioco. Gianni, visualizzalo. Butta tutti questi sacchi della pattumiera nel portale, butta la porta aperta o chiusa, prima era chiusa, poi lei è aperta, qualunque tipo di porte nel tuo portale definitivo. Fatto? L'hai visualizzato, Gianni? Ma devi solo visualizzarlo, non è ipnosi questa, eh? Devi immaginarlo di te che crei un buco verticale, orizzontale, sotto i tuoi piedi, accanto, là in fondo, gigantesco, tutta la stanza, quello che vuoi, e butti questi sacchi. Visualizzalo. Ok, diciamogli adesso di creare, Monica, un ad eternum. Come lo crea? Lo può dire lui. Come lo crei, Gianni? Monica, come lo crea? Con tanti quadrifogli. Lucky, fortunato. Sì. Velocemente togliamo l'avatar, Monica, e anche qui un ad eternum quadrifogli. Mhm. Con queste condizioni, Monica, le entità eteriche, mentali, gli impianti ci sono ancora? Qualcosa qua al petto, non capisco. Faccio un po' fatica a respirare. Com'è, Gianni? Dacci un segno. Sento che c'è qualcosa che non va qua. Sul petto? Qua a gola, petto, così, non so, c'è qualcosa o che lui non l'ha digerito, sai? O che non riesci a dire? Eh, mm. Dillo, dillo Gianni, cosa non riesci a dire? Delusione Per cosa? di non essere riuscito a fare la diretta. Sapevo. Ma è proprio questo il senso di questa. Questa cosa di oggi che abbiamo fatto è molto Sì, meglio di una diretta, sai? sì. Se tu ti fissi su questa idea, vanifichi tutto questo lavoro. Ti prego, la delusione è proprio l'ingrediente della terza dimensione di questo film, per rimanere imprigionati nel film.
Cioè, tu capisci questo che noi abbiamo voluto fare? Svegliarti da questo sogno. La delusione è not real, non reale. Sa. Gianni, se tu arrivi a capire questo, cioè tu sfondi la quinta dimensione, non la quarta. Devi solo capirlo. Immagina, visualizza, fai finta che, senza muovere le tue mani energetiche vanno sulla gola e staccano questa delusione, liberando la tua gola che può urlare me ne fotto, me ne frego. Negli Stati Uniti, Monica, non so se lo sai, c'è una volta all'anno, mi sembra, credo a New York, la giornata della metropolitana in mutande. Tutti vanno al lavoro in mutande, vabbè, un po' più mutande, sì, mutande o comunque seminudi, serissimi, tranquilli, senza ridere, farsi foto, che tutti lo sanno e sì, ok, se ne fottono. Secondo me fa tanto bene sta cosa. Io feci anni fa una cosa simile. Non lo dico però, perché sennò... Ah, ma quanto mi è servito. Oppure ci sono alcuni che fanno le cene con gli amici e tutti devono venire vestiti il peggio possibile, con tutti i colori, tutti mal assortiti. Lo trovo una cosa divertentissima. Con una scarpa di un tipo, una di un altro, e alla fine danno un piccolo premio o solo il dessert a chi vince il primo della serata. Prendi spunto, Gianni, Sì. da queste idee. Non devi andare in metropolitana in mutande per questo freddo, però un bel me ne fotto, anche solo una maglietta con scritto sopra me ne fotto, no? Monica, come vedi il quadro energetico di Gianni? Allora, c'è un po' di nebbia, ok? Perché sento che lui si aspettava altro da sé, da questo momento. Però questa qui, secondo me, è una delle sessioni più importanti che abbiamo fatto. Eh sì. Perché è proprio andare a decostruire questa cosa che è irreale e non prenderla così seriamente e capire veramente il suo potere creativo. Messaggio dei gatti. Giochiamo. Messaggio dell'amico. Figo, dice. Messaggio della mamma. Una focaccia? Non so. Stanno per mangiare una focaccia. Messaggio di Gianni. Allora, mi sento incasinato. Sono un guazzabuglio di pensieri e di emozioni. Ehm, Però sento che il mio corpo si sta sgranchendo, come se mi facesse vedere che stesse in qualche modo vedendo se stesso da fuori, vede che sta dormendo, ok? Però vede anche che sta iniziando a risvegliarsi. Nuova vibrazione. Che casino. Mm. Gianni, tu che valore vedi? Su valore. Niente, niente. Sì.
Allora, io vedo 90. Nuova consapevolezza. eh, 165. Anima. 47. Vite. 1901. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. Boh, non so perché mi dà due valori completamente diversi, non so cosa dar credito, perché mi dà sia 38 che 60. Quello in cui crede, 38, e quello che è 60. Ecco. 3D. E anche qui lui è proprio spaccato, perché ho un 30 e un 70. Vivacità animica. 95. Se Gianni, anche se fuma poco, smettesse completamente e definitivamente di fumare, si libererebbe di qualcosa di simile al calcio, che ha già abbandonato con la pandeminchia, di qualcosa simile alla religione o in ogni caso comunque di un fratello. Oh sì. Maggiore o minore del fratello religione? Siamo lì. Calcio, mi dice più o meno come il calcio. La sua vibrazione sarebbe molto più alta se per caso magicamente oggi non avesse fumato da un mese. Sì, anche perché sarebbe un qualcosa rispetto a se stesso proprio, capito? Già iniziare il nuovo copione diverso. Mm. Sì, sì, sì. Messaggio di Gianni a se stesso. Non ci sto capendo niente, però sento che ci sono dei buoni presupposti. Mi verrebbe da piangere. Mm, mi sento un po' anche un bambino, che ha ricevuto il regalo sbagliato rispetto a quello richiesto. Eppure sento il mio suggeritore che mi dice che è il miglior regalo che io potessi mai ricevere. Ascoltiamo più spesso i suggeritori. Abbiamo finito. Monica, disconnettiti.